porte dell'India. La sede del Parlamento indiano. La bandiera della Repubblica Indiana. Il convento di Rishikesh. Società della vita divina. Queste sono le acque del Gange, vicino alle sorgenti, ai confini con la Cina. Forse un giorno di domenica e questa gente va al convento di Rishikesh. Io non sono qui per fare un documentario, una cronaca, un'inchiesta sull'India, ma per fare un film sull'India. I temi fondamentali di questo film sono i due temi fondamentali dell'intero terzo mondo, ossia i temi della religione e della fame. Ho chiesto a questo ragazzino che lavora nel convento di Rishikesh se uno dei monaci del convento, nel caso che vedesse in una landa deserta dei tigrotti affamati che stanno morendo di fame, sarebbe disposto a dar loro per sfamarli il proprio corpo. E lui mi ha risposto di sì. Sono andato sul Greto del Gange, che è l'eremitaggio di uno dei più famosi Mahatma della zona, e ho rifatto anche a lui la stessa strana domanda. Ma lui non ha voluto rispondere, non ci ha concesso l'intervista. Se n'è andato e si è ritirato nella sua grotta. Forse ha fatto bene a non parlare con noi. Degno in questo degli antichi santoni che sono il suo modello. In giro per il convento di Rishikesh ho cercato qualche monaco disposto a dare il proprio corpo a delle tigri per sfamarle. Tra questi sadhu ci sarebbe qualcuno che sarebbe disposto a dare il proprio corpo per salvare dei tigrotti che muoiono di fame? Finora non si è mai presentata un'occasione del genere. Comunque, se si presentasse, penso che dovrebbe essere così, anche per quanto riguarda me stesso. Ma se ci fossero qui intorno delle tigri che muoiono di fame, quanti sarebbero disposti a dare il proprio corpo per loro? In India ci sono milioni e milioni di persone. Come si potrebbe dire chi sarebbe pronto a farlo? E il vostro capo, il Mahatma, sarebbe disposto a dare il proprio corpo alle tigri o no? Questo non lo dirò. Io sto facendo un film, o meglio un documentario per un film che comincia con un episodio che riguarda un Maharaja, il quale Maharaja, prima dell'indipendenza dell'India, con i suoi elefanti, il suo seguito e la sua corte, va in giro per le proprie terre. Arriva in una landa desolata, coperta dalla neve, e qui vede delle tigri che stanno morendo di fame con i loro tigrotti. Preso dalla pietà, dona a queste tigri il proprio corpo per sfamarle. Qualcuno oggi in India sarebbe disposto a fare questo, secondo lei? Man has got two aspects. Every human being has got two aspects. The divine aspect and the devilish aspect. Ogni uomo presenta due aspetti, ogni essere vivente presenta due aspetti, l'aspetto divino e l'aspetto diabolico. Ed egli manifesta questo aspetto divino che sente verso tutti gli uomini e anche verso tutti gli animali. E questo sentimento è in lui naturale, il suo cuore è pieno d'amore per gli uomini e per gli animali, verso tutti gli esseri viventi.
Se trova un animale in pericolo, in difficoltà, non esita ad offrire la propria vita pur di prestare conforto e soccorrere un altro essere in pericolo. Ecco qual era il sentimento di quel Maharaja quando offrì la propria vita per salvare quella delle tigri. Ma se qui oggi, intorno al convento, ci fossero delle tigri affamate, ci sarebbe qualche monaco disposto a fare l'atto sublime di donare il proprio corpo a loro per sfamarle? Ecco, questo in effetti è il senso della storia. Non bisogna però prenderla alla lettera. Nulla deve essere preso alla lettera. Ogni cosa ha un proprio significato filosofico ed è tale significato che bisogna coglierlo. Quindi il vero senso di questa storia è che bisogna essere compassionevoli. È una storia che ci fa conoscere, ci insegna l'arte di avere pietà. Allora sono andato a Bombay, in un ricco quartiere residenziale dove vive un Maharaja con la sua signora, a chiedere a lui se un Maharaja sarebbe disposto a dare il proprio corpo a una tigre e a verificare cioè se il mio film può cominciare con questo episodio o no. Probabilmente egli prenderebbe le tigri, le porterebbe nel suo palazzo e darebbe loro da mangiare. Ma se questo Maharaja fosse profondamente religioso? Sì, è possibile che egli lo faccia per sentimento religioso. Ma nell'India moderna un Maharaja lo farebbe? No, nell'India di oggi non credo. E lei, signora, se suo marito cadesse in miseria, o meglio, se lei fosse l'attrice del film in cui facesse la parte di una moglie di un Maharaja caduto in miseria, come si comporterebbe in mezzo al popolo dei poveri? Avrebbe qualche inibizione, si sentirebbe bloccata dallo spirito di casta o no? No, non mi sentirei diversa. Starebbe in mezzo ai poveri tranquillamente, normalmente. Toccherebbe anche degli intoccabili. Certamente. Eccolo. Questo è il giovane indiano che sceglierei per la parte del Maharaja. Anche egli dice di sì. Dice che darebbe il proprio corpo a una tigre affamata. E dove vive questo Maharaja? Probabilmente in un palazzo come questo. Un palazzo di Udaipur dove vive effettivamente anche oggi un Maharaja che ha dei poteri militari abbastanza ampi ancora, dove c'è una regina madre, eccetera. Oppure in questo palazzo sul lago. Forse un po' troppo esotico. No, il palazzo che sceglierei sarebbe questo di Jaipur. Il Maharaja muore in questo modo e lascia la sua famiglia nella più nera povertà. L'India è libera. Gli inglesi se ne sono andati e comincia il periodo dell'indipendenza, con dei terribili problemi da risolvere, soprattutto il problema della popolazione, che implica il problema delle caste e il problema delle sterilizzazioni. Questa è la loggia da cui Gandhi parlava al suo popolo. A proposito del primo problema connesso con la sovrappopolazione, cioè il problema dei rapporti tra le caste, ho fatto una piccola inchiesta a Bombay, sotto le porte dell'India che danno sul mare, e ho chiesto a una persona competente
se secondo lei la moglie di un Maharaja caduto in povertà, se fosse un grave dolore per lei dover toccare e stare a contatto con degli intoccabili. Sì, certo. Certo sarebbe molto duro per loro, ma in simili condizioni, non avendo alcun aiuto, quelle persone si disporrebbero ad accettare il pezzo di pane anche se offerto da un intoccabile. Le ho chiesto però se lei pensasse che così, soltanto a prima vista, osservando il viso, la presenza fisica, eccetera, lei saprebbe riconoscere un intoccabile. È difficile, vede, molto difficile. Non vengono qui perché nessuno li deve toccare e vivono in gruppi segregati, al di fuori della comunità. Sono perciò un po' timidi, si vergognano di venire fuori e doversi nascondere. Le convenzioni sociali proibiscono loro di mischiarsi ad altra gente. Nel loro subconsciente provano un senso di paura, paura di essere scoperti in mezzo agli altri. Temono che qualcuno abbia da dire perché si sono fatti toccare. Potrebbe indicarcene qualcuno? È quanto cercherò di vedere. Il loro lavoro principale è quello di neturbini. Essi restano completamente al di fuori dal resto delle altre comunità. Sono chiamati Ajins. Ecco, là in fondo c'è una donna appartenente alla cosiddetta comunità intoccabile dell'India. Questa povera donna ci dice il paese da dove viene. Abbiamo cercato qualche altro intoccabile che fosse disposto a parlare con noi, ma è stato molto difficile. Difficile più per pudore da parte nostra che per reale resistenza da parte loro. Eccolo. Tu pensi che potresti mai diventare primo ministro dell'India? Tutti possono diventarlo. Progredendo lentamente tutti possono arrivarci. Lavorando molto, chi non può diventare grande? Quanto al secondo problema connesso alla sovrappopolazione e alla fame, ossia il problema della sterilizzazione, siamo andati a parlare con un alto funzionario del Partito Comunista a Nuova Delhi. Abbiamo chiesto se il Partito Comunista è favorevole o contrario a questo progetto di legge sulla sterilizzazione. No, the communists said that we cannot force. I comunisti pensano che non è possibile forzare la gente. Dobbiamo farlo in modo democratico. Dobbiamo far sì che la gente proceda gradualmente, altrimenti non sarà possibile fargli imparare nulla. Dopotutto non è così facile eliminare pregiudizi di migliaia di anni. Proprio sotto la sede del Partito Comunista abbiamo fermato un gruppo di persone che all'apparenza sembrerebbero operai e abbiamo chiesto loro se sono favorevoli o contrari a questo progetto di legge. Favorevole. 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 Gli operai sono favorevoli, almeno questi che abbiamo interrogato. Siamo andati a parlare anche con degli intellettuali davanti a una mostra del libro nel centro della città. Favorevoli o contrari? Sì, sono favorevole a questo metodo. Anch'io. Sì, sì, sono d'accordo. Sì, sono favorevole. Sì, lo trovo molto interessante. No, non sono favorevole. Perché? Per quale ragione? Ognuno deve avere una possibilità di vita e invece noi vogliamo controllarla. Non è questo il sistema.
Piuttosto bisognerebbe produrre di più. Comunque ci sono molti altri sistemi per risolvere il problema, piuttosto che questo che vogliamo adoperare. Insomma, operai e intellettuali sono in maggioranza favorevoli al progetto di legge sulla sterilizzazione. Ma il grande problema sono le campagne, i villaggi. Cioè l'enorme maggioranza della popolazione indiana. Buongiorno. Buongiorno. Come si chiama questo villaggio? Waverly. Grazie. Ecco il villaggio di Waverly. Ci siamo entrati quasi clandestinamente, timorosi di rompere chissà che incanto. Il villaggio è immerso in una profonda pace meridiana, una pace preistorica, che non è priva di una certa dolcezza quasi elegiaca. Gli abitanti del villaggio ci hanno accolto sorridendo. Con grande dolcezza e uno spirito di ospitalità addirittura commovente, essi ci hanno accolto e sorriso. Ci hanno mostrato come lavorano, quali siano le loro tecniche, che sono le stesse di 2 o 3.000 anni fa. Ma quando abbiamo chiesto loro di parlarci sulla sterilizzazione non hanno voluto saperne. Non possiamo parlare. Sono estranei a questo problema. Il Maharaja muore dunque e la sua famiglia si trova nel centro di questa India piena di problemi che sembrerebbero insolubili. Come è composta la famiglia di questo Maharaja, impoverita da una madre che potrebbe essere questa, o ancora questa. No, questa specie di maternità. Il figlio maggiore potrebbe essere questo, o questa così dolcemente sorridente, o uno di questi due. No, eccolo. Questo potrebbe essere il primogenito del Maharaja. Questo è il figlio più piccolo. E quanto alla bambina potrebbe essere questa. O questa. O sicuramente questa, questo tenero dolce agnellino. Così la famiglia del Maharaja si perde in mezzo alla gente. La prima parte del film, il sacrificio del Maharaja che si dona alle tigri, rappresenta non soltanto l'India di prima dell'indipendenza, ma l'intera preistoria indiana. La seconda parte del film, la storia della famiglia impoverita, rappresenta non soltanto l'anno della liberazione, ma tutta la storia dell'India moderna. Questi problemi si possono riassumere con una sola parola: industrializzazione. Passaggio cioè da uno stato di sottosviluppo a uno stato di vita che noi consideriamo civile e che comunque è moderna. La popolazione indiana è formata per l'enorme maggioranza nelle città da un sottoproletariato urbano, che ha tutte le caratteristiche di tutti i sottoproletariati del mondo. Sul problema dell'industrializzazione, con i problemi connessi ad esso, siamo andati a fare delle varie interviste ed inchieste. Abbiamo parlato con dei giornalisti, il Times of India, che sarebbe come dire il Corriere della Sera indiano, e in periferia, con degli operai delle fabbriche. Bombay è una città già molto industrializzata. Ci sono circa 4.000 industrie, ma di queste 3.000 circa hanno soltanto una cinquantina di operai. Però ce ne sono anche di importanti, circa 16 hanno più di 15.000 operai. La statua di Siva, vicina alla falce del martello. E infine con gli abitanti di un villaggio
che si trova tra Bombay e Pune, cioè sulla strada che congiunge due tra le città più moderne e più avanzate dell'India. Abbiamo chiesto agli abitanti di questo villaggio se si sentono molto diversi i loro contadini dagli operai che lavorano nelle fabbriche che stanno sorgendo intorno a loro e stanno addirittura ingoiando il loro villaggio. Ora la vita è buona. Ora la vita è buona. Ma non c'è nessuna differenza tra i contadini che lavorano nei campi e gli operai delle nuove fabbriche. Certo, senza dubbio, perché i contadini non conoscono altro che l'agricoltura e anche questa non è un'arte che praticano alla perfezione. Sono agricoltori solo perché vivono in campagna e coltivano i campi, ma non sanno esattamente come produrre, come servirsi dei fertilizzanti e così via. A volte vengono qui istruttori e funzionari governativi per insegnar loro queste cose, ma è al di là delle loro possibilità, perché questo è un paese povero. Ma voi vi sentite molto diversi dagli operai? Sì, diversi, 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 diversi. Ma cosa preferite fare in realtà, i contadini o gli operai? Contadino. 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 Le stesse domande più o meno abbiamo fatto invece degli operai, a degli operai che da molto tempo lavorano in una fabbrica. Preferisci lavorare nei campi oppure qui? Mi piace la campagna e lavorare la mia terra. Tu pensi che ci sia molta differenza tra uno che lavora ai campi e uno che lavora in una fabbrica? There is a lot of difference because we can see some foreign machineries and foreign good ideas also. Sì, c'è molta differenza perché noi possiamo lavorare con macchinari stranieri, studiare il funzionamento di questi macchinari e le loro applicazioni. In fatto di politica e di religione le idee sono molto diverse. Bene, quando parliamo di religione, per un abitante del villaggio la sua religione è diversa, la stessa religione. Voglio dire che essi credono in qualcosa di diverso, credono ad un Dio diverso. Ma quando l'India sarà completamente piena di fabbriche, pensate che voi indiani cambierete, vi occidentalizzerete o resterete indiani? Indiani. Indiani. Ci sentiremo sempre indiani. Il progresso dell'India dipende da noi. Ci sono due problemi connessi all'industrializzazione. Il primo è che l'uomo bianco, l'uomo occidentale, ha una stupida e in fondo vergognosa idea sui paesi del terzo mondo. Egli crede cioè che essi, per diventare moderni, cioè industrializzarsi, debbano occidentalizzarsi. È giusto, è inevitabile questo o no? Nella misura in cui occidentalizzarsi significa assimilare moderne tecnologie, noi ci stiamo certamente occidentalizzando. Ma se questo significa perdita dei caratteri, degli elementi distintivi e della personalità di questo paese, noi cercheremo di resistere. È essenzialmente questo il nostro dramma. Non c'è dubbio, noi dobbiamo resistere apertamente. Noi sappiamo di avere una nostra cultura, non permetteremo che un'altra cultura ci venga imposta. Cerchiamo di fondere la nostra cultura con quanto possiamo prendere dalle altre. Secondo problema, ci sono stati recentemente in India i primi episodi di violenza civile. Ciò dipende dalla prima influenza dell'industrializzazione sullo spirito indiano. In una certa misura essi sono i segni di una iniziale industrializzazione perché le aspettative della gente sono salite molto in alto dopo l'indipendenza.
think what surprises me is how little violence is there in India. Sono sorpreso di constatare che vi siano scarse manifestazioni di violenza in un paese come l'India, con tanti problemi e tante passioni. Siamo ancora un popolo non violento, anche se i giornali naturalmente parlano sempre di violenza, ma non dicono ad esempio che passiamo da una carestia all'altra o che esiste un movimento per la protezione delle vacche. Un altro punto che vorrei chiarire è che in parte è la stessa tradizione di Gandhi che porta anche alla violenza, perché Gandhi ci ha insegnato non solo a non essere violenti, ma anche a resistere all'autorità. E io credo che oggi ovunque la gente prenda questa lezione come un diritto a resistere all'autorità. Torniamo al film. Abbiamo lasciato la famiglia del Maharaja povera che va in giro per l'India. Ma perché povera? E dove va in giro per l'India? Per rispondere a queste due domande ho chiesto ad alcuni intellettuali indiani di Bombay di radunarsi, di discutere insieme e di aiutarmi quindi nella sceneggiatura. La famiglia del Maharaja diventa povera perché il Maharaja probabilmente era egli stesso povero. Vi possono essere diverse ragioni che inducono la famiglia di un Maharaja a viaggiare da una parte del paese fino a Benares. Una di queste potrebbe essere il trasporto delle sue ceneri. Infatti, una volta morto, il Maharaja viene cremato e le ceneri raccolte dal luogo della cremazione dovrebbero essere immerse nelle acque sacre. Così le ceneri sono mandate e trasportate a Benares. I shall say that like the father, his children also were like him. They went after Direi che i figli, per non essere da meno, fanno come il padre. E dopo l'avvento dell'indipendenza decidono di non avere più nessun diritto sui loro beni che ora giustamente appartengono al popolo. Così in effetti rinunciano a tutte le proprietà, cercando di fare del loro meglio, di guadagnare. Ma in ultimo essi cozzano contro la realtà attuale del nostro paese e si accorgono di non essere capaci di bastare a se stessi e alla fine muoiono uno dopo l'altro. E l'azione si sposta a Benares, dove si assiste alla cremazione dell'ultimo membro della famiglia, il che significa l'idealismo di fronte alla realtà. C'è la famosa leggenda del re Shibi che diede parte della propria carne ad un'aquila affamata. Questa leggenda viene ripetuta anche nel periodo buddista, nelle storie di Jeddah. Quindi ciò rientra perfettamente nella tradizione del mito e del folklore indiano. Perché la famiglia del Maharaja emigra? Io lo spiegherei in questo modo. Quando un indù muore si pensa non solo al Gange, ma anche a Nasik, Kanyakumari, o la punta estrema dell'India meridionale, Prayag, o il Gange. Si potrebbe quindi portare questa gente a morire in 4 posti diversi. Così a uno la moglie e i figli del Maharaja muoiono di fame. सत्य है राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है मतलब यह है कि सारी दुनिया झूठी है राम नाम सत्य है
सत्य बोला सत्य है, राम नाम सत्य है। घी लगाओ भाई, घी लगाओ। Un occidentale che va in India ha tutto ma in realtà non dà niente. L'India invece che non ha nulla in realtà dà tutto. Ma che cosa?